Oggi parliamo di traduzione. No, non da una lingua all'altra, ma da un medium all'altro. Come si prende un capolavoro dell'animazione basato sulla plasticità e sulla frenesia del montaggio e lo si trasforma in un'esperienza teatrale che vive e respira sul palco davanti ai propri spettatori. Oggi mettiamo sul nostro tavolo operatorio, per così dire, Hercules, il cartone animato della Disney del 1997, e lo confronteremo con il suo adattamento teatrale a musical, attualmente in scena a Londra. Perché è importante? Perché questo adattamento non è semplicemente un'operazione di copia e incolla, ma è una vera e propria trasformazione dell'azione epica del cartone animato in emozione scenica del teatro. Andremo ad analizzare che cosa è stato mantenuto intatto, il DNA, l'ossatura della storia, quali sono state le differenze in termini di personaggi e soprattutto del finale, e anche le canzoni aggiuntive che sono state inserite nel musical e che non erano presenti nel cartone del 97. Iniziamo da ciò che è sacro. Quando si fa un adattamento ci sono strutture e elementi che non si possono toccare, fanno parte intrinseca della identità di quell'opera. E in effetti il team che ha lavorato all'adattamento di Hercules da cartone a musical ha mantenuto intatto il nucleo tematico. Infatti la domanda fondamentale resta: cos'è un vero eroe? Come si definisce un vero eroe? Sia nel film del 97 che nel musical la risposta è: un vero eroe non si misura dalla forza che possiede, ma dalla forza del suo cuore, come Zeus ricorda a Hercules alla fine del cartone animato. Oltre al nucleo tematico, invariato rimane anche il viaggio dell'eroe, quindi tutte quelle tappe del viaggio che il protagonista deve compiere per ritrovare, per scoprire se stesso, per maturare, per trasformarsi. Quindi la quotidianità, la rottura di quella quotidianità, l'entrata in gioco di un mentore che supporti il nostro protagonista durante questo viaggio, questa avventura, l'avventura stessa con tutti gli ostacoli imposti dall'antagonista, la sconfitta dell'antagonista e il ritorno trionfante dell'eroe. Ecco, Hercules sia nel cartone del 97 che nel musical presenta esattamente la stessa struttura, ovvero la quotidianità, cioè Hercules che nasce come figlio di Era e di Zeus nel Monte Olimpo come dio, la rottura di questa quotidianità Ade che gli sottrae l'immortalità, Hercules che trova in Filottete il mentore del quale ha bisogno per intraprendere l'avventura, il viaggio che dovrebbe riportarlo a ricongiungersi con la propria famiglia sul Monte Olimpo, la sconfitta di Ade e il ritorno sul Monte Olimpo insieme alla propria famiglia come dio. Sono rimasti intatti anche i personaggi principali della storia di Hercules, così per come l'abbiamo conosciuta nel 97. Ritroviamo Filottete, Phil, il mentore cinico di Hercules, che rappresenta sempre un po' la voce della ragione sulla terra, e ritroviamo anche Ade, antagonista di Hercules, dio degli inferi, che punta a rovesciare Zeus. Ecco, Ade mantiene sempre un po' la sua attitudine, la sua personalità di rivenditore di auto usate, e la sua ironia caratterizza il cartone di Hercules, differenziandolo un po' da tutti gli altri classici Disney. Cosa sono quelli? Non lo so, mi sono sembrati così eleganti. Io ho 24 ore per liberarmi di questo buffone o l'intero piano che sto preparando da 18 anni se ne va in fumo. E tu indossi i suoi articoli firmati! Siete? E poi naturalmente ritroviamo le musiche di Alan Menken, mitiche, questa è la realtà, posso farcela, ieri era zero, ti vada o no. Sono ovviamente un po' le ancore emotive della storia di Hercules e sono gli elementi principali che il pubblico esige. Ma se l'ossatura, per così dire, è effettivamente la stessa, la carne che ci sta intorno è cambiata parecchio. Ed è qui che la questione si fa interessante.
Il teatro ovviamente ha dei limiti fisici che il cinema, men che meno l'animazione, ovviamente non hanno. È anche vero però che il teatro ha una profondità emotiva che il cinema a volte arriva appena a sfiorare. Beh, io direi che possiamo individuare 4 differenze fondamentali tra Hercules cartone animato e Hercules musical. Andiamo a scoprirle insieme. La prima differenza è la compressione dei personaggi. Addio, pena e panico. I due diavoletti mutaforma verde e viola nel musical sono creature umanoidi, quindi persone in costume che da un punto di vista teatrale si prestano di più a slapstick comedy, quindi commedia fisica, piuttosto che complicati effetti speciali. Sempre sulla stessa linea il musical si sbarazza anche del personaggio di Pegaso. Perché? Perché è un cavallo alato che si muove per il palco, per di più magari montato da Hercules, è un incubo di budget e logistico assolutamente ingestibile. Come vedremo la mancanza del personaggio di Pegaso viene in parte compensata dal ruolo di Phil come mentore di Hercules. Le muse qui nel musical non sono semplicemente una cornice narrativa, ma sono un vero e proprio coro greco che interagisce con i personaggi e spingono la storia, sono il vero motore della storia. Terza differenza molto interessante, il matriarcato narrativo. Nel cartone del 97 Hercules aveva un padre adottivo umano che si chiamava Anfitrione, sposato con Alcmena, madre adottiva di Hercules. Ecco, il padre adottivo umano di Hercules nel musical non esiste, Anfitrione non esiste. In compenso viene dato molto più peso narrativo dal punto di vista del ruolo che il personaggio gioca nell'arco di trasformazione di Hercules a Alcmena, che nel musical si chiama Despina, e ad Hera, la madre divina di Hercules. Tutto ciò è un interessante cambiamento che si colloca perfettamente in linea con lo storytelling contemporaneo, che punta molto a dare sempre più peso a personaggi femminili. Tutto ciò è da ricondurre a una scelta antropologica ben precisa che si colloca perfettamente in linea con lo storytelling contemporaneo, che punta a porre al centro la figura della donna, quindi esaltare l'importanza dei personaggi femminili. Ma la differenza più radicale la si riscontra alla fine del secondo atto e durante tutto il terzo atto. Nel film di animazione, vi ricorderete, Hercules stipula un patto con Ade per il quale Hercules rinuncia alla propria forza per 24 ore a condizione che Meg sia salva. Meg si sacrifica per salvare Hercules, Hercules riacquisisce la propria forza come conseguenza della rottura del patto con Ade, si tuffa nell'Ade per salvare l'anima di Meg, torna trionfante e per il coraggio dimostrato diventa un dio. Ecco, nel musical tutto questo climax di azione non esiste un tuffo nell'Ade e lo scontro finale consiste in una battaglia tra Hercules e Ade. Non c'è neanche un momento nel quale Hercules perde la propria forza, perché nel musical Ade cerca di ingannare Hercules e di fargli bere una pozione che dovrebbe renderlo mortale per sempre, ma a salvarlo è proprio Meg, che torna da lui per intimargli di non bere quella pozione, di non fidarsi di Ade e di non credere a quello che Ade gli sta dicendo, cioè che quella pozione renderà possibile il ricongiungimento di Hercules con i suoi genitori Zeus ed Hera. Diverso è anche il modo attraverso il quale Hercules apprende del tradimento di Meg. Se vi ricordate, nel film di animazione è Ade stesso per cattiveria a rivelarglielo subito dopo che Hercules ha stipulato il patto e rinunciato alla propria forza. Quindi rendendo il momento ancora più tragico e ancora più carico emotivamente, sia per Hercules ma anche per Meg, perché sappiamo che in quel punto della storia i due già si sono innamorati, motivo per il quale poi lei arriva a sacrificare la propria vita per salvare quella di lui. Nel musical invece è Meg stessa a rivelare ad Hercules il proprio tradimento, rinunciando quindi a tutto un climax emotivo che è però in gran lunga compensato dalla spettacolarità di tutto quello che è lo spettacolo in sé, le scenografie, i costumi, l'impatto proprio visivo che lo spettacolo ha sul pubblico.
Ecco, tornando alla scelta etica di Meg, la differenza drammaturgica tra il film di animazione e il musical sta proprio nel modo in cui il proprio tradimento viene rivelato a Hercules. A teatro si tratta di una scelta etica, cioè è lei che sceglie attivamente di rivelare il proprio tradimento all'amato. Mentre nel film lei è diciamo vittima della decisione da parte di Ade di rivelare il tradimento ad Hercules. Non può scegliere, potrà scegliere solo successivamente, appunto come abbiamo detto, sacrificandosi per salvarlo, ma nel film appunto notiamo che c'è molta più azione, un conflitto molto più attivo piuttosto che nel musical, dove il conflitto è più intellettuale, è più emotivo, morale appunto. Per sostenere queste scelte narrative è stata necessaria la composizione di nuove canzoni, che non sono semplicemente dei riempitivi, ma sono veri e propri strumenti narrativi. Prendiamo Prologue o The Spina's Lullaby, per esempio, che servono a settare sin da subito il tono del racconto, introducendo peraltro anche Meg molto prima rispetto a quello che si fa nel cartone animato, perché Meg viene introdotta subito nella prima scena in parallelo alla nascita di Hercules, quasi come un'anticipazione oscura della profezia, tracciando quindi un parallelo tra l'innocenza di un bambino appena nato, cioè Hercules, e la corruttibilità di una donna che poi ne rappresenterà la rovina, o quasi, ovvero Meg con il suo tradimento. Durante questo prologo, peraltro, apprendiamo anche della condizione di Meg, della sua storia e della sua schiavitù nei confronti di Ade e della sua volontà di riscattarsi e di conquistare la propria libertà. Apprendiamo anche della sua ferita, ovvero del tradimento da lei subito, nel quale lei ha dato la vita per il proprio amato, che poi l'ha tradita con un'altra donna, motivo per il quale lei ora è schiava del dio degli inferi, perché ha venduto a lui la propria anima per salvare quella del suo amato. Di tutta questa storia nel cartone animato, se vi ricordate, noi veniamo a conoscenza molto più tardi durante la narrazione, più o meno verso la metà, appena prima che Ade capisca che il punto debole di Hercules può essere Meg, che Meg si sta innamorando e la costringe a sedurlo per poi farlo rinunciare alla propria forza. Tornando poi al nostro discorso sulle canzoni, c'è Today's Gonna Be My Day, che è la I Want Song di Hercules, nella quale il protagonista esplicita il proprio desiderio di integrarsi, di essere come tutti gli altri, in modo molto più urgente rispetto a come faccia nel cartone animato. Questa canzone viene collocata appena prima della scena del mercato, subito all'inizio, scena del mercato che si svolge in modo leggermente diverso nel musical rispetto al film di animazione, ma sostanzialmente mantiene inalterata la dinamica e soprattutto la conclusione. C'è poi Forget About It, che è la canzone di innamoramento di Hercules e Meg. Nel film di animazione l'innamoramento tra i due protagonisti era esplicitato attraverso gesti e sguardi, invece nel musical viene reso proprio attraverso questa canzone nella quale emergono anche i tratti delle personalità diametralmente opposte dei due protagonisti. Hercules come ragazzo giovane e ingenuo e innocente, e Meg dall'altra parte come donna vissuta, forte e indipendente, che non ha bisogno di un uomo che la salvi. Ecco, questo concetto secondo il quale la donna, Meg in particolare, non ha bisogno di essere salvata da Hercules, viene poi reiterato moltissimo in questo musical, ancora in piena linea con la tendenza dello storytelling contemporaneo che pone la donna, la figura femminile, il personaggio femminile al centro dell'attenzione, al centro dell'azione, e lo suggerisce come personaggio forte e indipendente. Ade ottiene un momento musicale tutto suo con Getting Even, che è la villain song, la canzone del cattivo per eccellenza, che effettivamente nel film di animazione un po' mancava,
E poi c'è To Be Human, che è la risoluzione tematica messa in musica, la canzone di Hercules nella quale il protagonista riflette, cioè si rende conto e riflette sul fatto che la mortalità, quindi essere umani appunto, la mortalità con tutti i suoi dolori e le sue complicazioni è in realtà un dono. Adattare Hercules per il teatro non significa semplicemente prendere un culturista, mettergli un costumino azzurro e farlo combattere con pupazzetti di gomma a piuma. Significa adattare un classico e renderlo umano, andare a scavare nella psicologia proprio per trasformare, portare a teatro quell'emozione che il cartone rende attraverso l'azione e attraverso dettagli che in teatro difficilmente si possono cogliere. Dal punto di vista della storia hanno compresso i personaggi, hanno eliminato Pegaso, eliminato i titani, hanno dato più spazio al matriarcato, hanno cambiato leggermente il personaggio di Meg e hanno aggiunto alcune canzoni che funzionano come strumenti narrativi, massimizzando quindi l'impatto emotivo sullo spettatore. Dal punto di vista poi scenico, lo spettacolo punta molto sulla spettacolarità appunto dell'opera, con costumi di scena favolosi e scenografie incredibili e molto impattanti proprio anche dal punto di vista visivo. Il risultato quindi è un'esperienza totalizzante e immersiva, un'epica visiva sicuramente ma anche emotiva proprio per i cambiamenti apportati alla storia che nell'insieme con tutti gli altri elementi teatrali dello spettacolo funzionano in modo assolutamente favoloso. Se questo viaggio nella drammaturgia vi è piaciuto, non dimenticatevi di lasciare un like al video e iscrivetevi al canale per altri contenuti riguardo a storytelling applicato a cinema, teatro e narrativa. Fatemi sapere anche qui sotto nei commenti se siete andati a vedere il musical di Hercules a Londra o se avete in programma di andare a vederlo, nel caso che cosa ne pensate. Sono molto curiosa di sapere la vostra opinione. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!